Eccoci qui con un nuovo episodio della Guida senza impegno alle bande di Mordheim, la serie di video dove io e i ragazzi di Mordheim Italia cerchiamo di darvi un'idea generale di ogni banda che è possibile giocare in Mordheim. Oggi parliamo degli Skaven, che sono la mia banda, infidi e subdoli uomini ratto che si muovono tra le ombre della città dei dannati. Se ci fermiamo un attimo a pensarci, nei video precedenti di questa serie ci siamo molto occupati della superficie del vecchio mondo. Abbiamo visto, soprattutto parlando dei mercenari, come l'impero degli uomini, nel presente dell'ambientazione, sia in un momento di forte instabilità, con ben 3 candidati al trono in costante conflitto tra loro. Se però ci spostiamo sottoterra, scopriamo che esiste un vero e proprio impero sotterraneo, fatto di infinite caverne, gallerie e pertugi intricatissimi, che si estendono per tutto il continente e anche oltre. Li hanno scavati proprio gli Skaven nel corso dei millenni, e da lì hanno tenuto d'occhio ciò che accadeva, aspettando il momento giusto per emergere e colpire. Verrà di sicuro il giorno in cui lo faranno, dichiarando guerra agli uomini e alle altre civiltà di superficie, visto che a livello di numeri li sovrastano, probabilmente anche più di 100-1, ma per il momento si accontentano di restare nell'ombra, limitandosi a compiere piccole incursioni per rubare le conserve della nonna. Anche perché la situazione dell'impero sotterraneo non è meno caotica di quella al piano di sopra. Al di là della sovrappopolazione, che già di per sé è un problema, gli Skaven sono suddivisi in un sacco di clan, che si danno battaglia, alleano, tradiscono in continuazione, pur di accumulare un po' di formaggio. I leader dei clan più potenti vanno poi a comporre il Concilio dei 13, che funge da organo di governo per l'intera specie. Tutti gli Skaven, inoltre, venerano il ratto cornuto, divinità del caos che incarna tutte le cose che piacciono ai topi, come l'entropia, la proliferazione senza controllo, le malattie, la distruzione e il decadimento. E se state pensando che in alcuni aspetti va a sovrapporsi a Nargol, avete ragione. Anche se il ratto cornuto è decisamente meno simpatico e il suo concetto di decadimento è votato solo al fatto che cose devono consumarsi e finire, senza che poi vi sia una qualche rinascita. Inoltre viene descritto come sempre affamato, cosa che porta gli Skaven a offrirgli continui sacrifici. Un altro aspetto importante degli Skaven è che conoscono la malapietra da molto prima degli umani, anzi si potrebbe dire che è la base della loro civiltà. La chiamano con vari nomi: mutapietra, pietra nera o pietra dei veggenti, e la usano davvero per tutto, come componente per gli incantesimi, come fonte di energia per i loro marchingegni, come agente mutageno per creare abomini biologici, come condimento al posto della paprika, o per la creazione di veleni, pozioni o leghe metalliche per armi, armature e via dicendo. Stando alla leggenda, fu proprio rosicchiando frammenti di mutapietra che anticamente dei semplici topini iniziarono ad evolversi fino a diventare gli Skaven che conosciamo oggi. E a prescindere che sia vero o meno, e io voglio credere che sia così, è indubbio che questo materiale, forse anche solo per l'esposizione prolungata ai suoi effetti malevoli, abbia avuto un ruolo centrale nel renderli ciò che sono. Per lo stesso motivo sembrano anche essere più resistenti della media, o addirittura immuni alla corruzione che essa porta. In ogni caso, per loro, la mutapietra è in assoluto il bene più prezioso e moneta di scambio, ma ultimamente aveva cominciato a scarseggiare. Ecco perché la caduta del meteorite su Mordheim, che ha portato nuove scorte di mutapietra, è stato visto come un vero e proprio dono dal cielo. Questa informazione però non è nota a tutti gli Skaven, altrimenti le rovine della città sarebbero già state invase. No, è meglio un approccio più discreto, tipo quello del clan Eshin, che è proprio specializzato nell'arte della morte silenziosa e addestra assassini a passo felpato, veloci ed efficienti. Sono topi ninja, praticamente dei maestri Splinter con cerbottane, shuriken e lame avvelenate. Comunque, mentre il signore della guerra, capo del clan, si occupa di tenere segreta la cosa agli altri Skaven, ha inviato tra le rovine di Mordheim piccole bande dei suoi assassini con il compito di recuperare quanta più mutapietra possibile e riportarla alla loro tana. Queste bande sono guidate da un mastro assassino, un veterano dell'omicidio, che sa bene come infilare la lama tra le scaglie di un'armatura senza sgocciolare troppo in giro. Al suo comando si trovano un paio di Skaven neri, combattenti esperti, e altrettanti Skaven della notte, i novizi, da poco iniziati all'arte segreta del clan. Nella gerarchia seguono poi i guerrieri, la marmaglia sacrificabile, che sperano di riuscire a distinguersi per diventare assassini. Spesso alle bande si unisce poi uno stregone, che padroneggia la sinistra magia del ratto cornuto, e un altro paio di unità più particolari: i ratti giganti, che sono topi grossi addestrati a scagliarsi contro i nemici, e il mio preferito, il rattogre. Praticamente è l'incredibile Hulk degli Skaven, un enorme abominio non sveglissimo, ottenuto ibridando gli Skaven con mostri orribili e poi ancora potenziato con innesti chirurgici. Inoltre, proprio come era accaduto nello scorso video con la somma matriarca Bertha Bestraufrung, il manuale base di Mordheim contiene un personaggio speciale anche per gli Skaven, e cioè Veskit, il supremo esecutore, un assassino che riuscì a liberare degli ingegneri del clan Skyr tenuto in ostaggio da un clan rivale, riportando ferite mortali. A salvarlo fu il signore della guerra del clan Eshin, che si accordò con gli ingegneri per farlo ricostruire, impiantandogli protesi bioniche, armi e altri gadget un po' magici e un po' tecnologici, trasformandolo in un topo Terminator. E ora che anche Mordheim ha molta mutapietra fresca, anche lui è stato inviato lì, ma con una missione diversa dagli altri:
scoraggiare gli umani dall'avventurarsi tra le rovine della città e quindi distrugge tutto ciò che incontra nel suo cammino. E con questo direi che ci siamo fatti più o meno un'idea. Ora, come sempre, lascio la parola a Daniele di More Time Italia, che ci racconterà la banda da un punto di vista tecnico. Gli Skaven sono una delle bande del manuale base del gioco di Mordheim. Sono gli emissari del ratto cornuto, appartenenti al clan degli Eshin, mandati in città per recuperare fino all'ultimo frammento di Malapietra. La banda degli Skaven non si adatta particolarmente ai giocatori esordienti, ma in ogni caso può avere due filosofie completamente opposte. Si può avere una banda composta da un gran numero di truppe deboli, quindi ratti giganti e ratti dei clan, oltre al nucleo degli eroi, oppure una banda molto più compatta costruita intorno al Rattogre, una creatura mostruosa, potente e forte tanto quanto i troll. In aggiunta a queste due opzioni diametralmente opposte di truppa abbiamo gli eroi. Tra gli eroi il comandante è il maestro assassino del clan Eshin, uno dei guerrieri veramente più in gamba del gioco, assieme al quale scendono in campo solitamente gli Skaven della notte, ossia gli eroi esordienti, e gli Skaven neri, eroi già più esperti. Molti giocatori integrano poi il gruppo degli eroi portandolo a 6 personaggi con lo stregone che fornisce una buona quantità di magia. Tra i punti di forza degli Skaven abbiamo il numero ovviamente, la presenza della creatura mostruosa del rattorco e anche degli equipaggiamenti piuttosto esotici come lama del pianto, artigli, cerbottane e la pistola Warlock. Tra i punti di debolezza abbiamo invece la bassissima disciplina. Mandare fuori combattimento il comandante solitamente è una premessa ottima per mandare in rota tutta la banda. In conclusione, come sempre, diamo una veloce occhiata all'aspetto modellistico. Cosa possiamo usare per creare la nostra banda di Skaven nel 2025? Sicuramente la scatola di ratti notturni che trovate ancora in vendita nel negozio online di Games Workshop per Age of Sigmar. Questi sono esattamente gli stessi modelli che erano dentro alla scatola originale di Mordheim uscita nel 1999. Quindi sono perfetti e completi di tutte le varie opzioni, per armi ed equipaggiamento. Poi un kit basta per fare 20 tupini, quindi con uno siete a posto. Sono modelli molto vecchi, persino un po' buffi e goffi se paragonati a quelli più moderni, ma io per la mia banda sono partita da qui perché volevo ricreare un po' l'esperienza originale, quella dell'epoca. Per questo ho scelto le basette quadrate, anche per il rattogre e gli altri pezzi sono andata su miniature di quel periodo storico. Se invece preferite una banda con un look un po' più contemporaneo, guardate invece la gamma degli Skaven per Age of Sigmar e trovate più o meno tutto ciò che vi serve. Per esempio, il Signore della Morte può essere un bellissimo mastro assassino e i ratti del clan un'altra base per creare le truppe. I modelli del brancartiglio di Skittershank per Underworld sono invece perfetti per lo scopo, ma ormai GW li vende solo in blocco con altre 3 bande, quindi è un'opzione un po' scomoda. Bisognerebbe cercare in qualche negozio la vecchia scatola singola o i modelli sul mercato dell'usato, e lo stesso vale anche per lo sciame di Spiteclaw. Entrambi andrebbero poi integrati con altri modelli, perché sono troppo pochi per una banda di Mordheim intera. Se invece ci spostiamo sulle miniature prodotte da terze parti, come sempre ci si apre un mondo. Una ricerca su Google vi metterà davanti un sacco di opzioni, tra modelli classici o file da stampare 3D. Segnalo in particolare gli uomini ratto della Vinci, della Vivictis e della Island Miniatures, che hanno tutte gamme ampissime e molto variegate. Se per caso volete una mano o qualche consiglio, potete chiedere aiuto sul gruppo di Mordheim Italia, dove vi daranno tutte le informazioni di cui avete bisogno. E per questo motivo vi ringrazio per avermi dato una mano nella realizzazione del video e per la bella esperienza al mondiale. E ovviamente ringrazio anche voi per avermi seguita fino a qui, e vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi mettete a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i topi che l'hanno già fatto.